Rieccomi, è passato veramente un bel po' di tempo, penso più di un mese circa, comunque prima delle vacanze di Natale. Veramente scusatemi perché ho lavorato ad alcuni progetti e non ho avuto nemmeno un attimo di tempo, non mi sono goduta nemmeno le festività natalizie perché ero talmente piena di cose da fare che non ho avuto tempo veramente di nulla e voglio scusarmi per questo. E voglio iniziare con un video di sketchbook, visto che in questo periodo mi avete fatto veramente tante domande su questo programma gratuito. Ho deciso di fare un video dove raccolgo un pochino di risposte alle vostre domande. Una domanda che mi è stata fatta è quella sulla dimensione del file che utilizzo in questo programma. Per scegliere le dimensioni della tela cliccate su questo pulsante, vi comparirà questa piccola schermatina. Se cliccate su un nuovo schizzo avete la dimensione della tela attuale. Questa misura la potete cambiare, basta cliccarci sopra e potete mettere la dimensione che preferite. Una volta che avete scelto la dimensione andate su crea e vi crea il file. Oppure se andate su preimpostazioni troverete delle dimensioni già impostate nel programma. Comunque io solitamente utilizzo questa qui e devo dire che come risoluzione è abbastanza buona perché è più grande di un foglio A4, non dovrebbe sgranare. È ovvio che se zoomate talmente tanto la qualità va a perdersi. E se in caso non lo sapeste, questo simbolo vi permette di far ruotare la tavola nel senso che preferite, se in orizzontale o in verticale. Mi avete chiesto anche qual è lo strumento che utilizzo per fare la bozza. Io in genere utilizzo sempre la matita, utilizzo o la F o l'HB a seconda dell'intensità che devo dare. Per fare le campiture di colore, per stendere appunto un colore in modo omogeneo, utilizzo questo pennello e poi per andare a colorare e fare le sfumature utilizzo questo pennarello. Questo che vedete è una registrazione video timelapse che si può fare con questo programma. Ho disegnato la base con la matita F, adesso prendo il pennello e vado a tracciare il contorno per poi riempire la figura. Quando ho tracciato tutto il contorno della figura, con lo strumento secchiello vado a riempire gli spazi. Come potete notare resta sempre un filo bianco, una linea molto sottile tutto attorno al tracciato. Io per eliminarla clicco di nuovo con il secchiello, come potete vedere non c'è più. Faccio questo su tutti i punti dove è visibile. Una volta finito blocco il livello e a seconda di come preferite potete creare o un nuovo livello per andare a fare le ombre oppure potete fare tutta la colorazione su un unico livello. Solitamente per fare le ombre utilizzo sempre questo pennarello che è molto adatto per sfumare, ma siccome non lo so cosa mi è scattato nel cervelletto in questo momento, mi è venuta voglia di creare un disegno un pochino più realistico, come se stessi utilizzando dei materiali come i pastelli, per cui ho deciso di creare le sfumature con le varie gradazioni di matite.
questo video vi sia stato d'aiuto e che abbiate appreso qualcosina. Nel frattempo, se volete sostenermi, vi raccomando, vi basta lasciare un like al video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Se vi fa piacere potete anche seguirmi sui social, trovate i link qui sotto nella descrizione del video. E se volete potete farmi anche delle donazioni, trovate il link per le donazioni qui sotto sempre nella descrizione del video. Se vi viene in mente qualche altra idea o volete vedere qualcosa nello specifico potete farmelo sapere qui sotto al video tramite un commento. E io nel frattempo vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!